Abbiamo iniziato per Gemma. Ciao Elena. Ciao. Iniziamo questo nuovo viaggio da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. È un'immagine strana, perché è lei che è lei e sta facendo il giro tondo, saltellando e cantando allegra con un gruppo di ragazzini, a dire tra i 13 e i 17 anni, mm, con, sono, hanno tutti, direi che sono 9 e hanno tutti un lieve ritardo mentale. È un gruppo di, non so, di questi ragazzi qua, Bambini o tra i ragazzi? 13 e i 17 anni. Ok, ragazzini Mhm, ragazzini, con un ritardo femmine e mentale. maschi, sì. È una vita precedente? Mi viene linea temporale parallela. Mm. Cioè, Lei è una ragazzina? no, 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 lei è com'è ed è, diciamo, la loro educatrice, una delle educatrici. Sta lavorando. Ok, ti dà l'autorizzazione, la Gemma di qua. Sì, mi dice, guarda pure l'altra linea temporale, io devo andare avanti a lavorare. Ok. Ah, quella che fa l'educatrice, te lo dice. Sì, sì, sì. Ha la stessa età di Gemma, Sì, ma è in pensione e lo no, fa lì così, lavora. lì No, no, sta lavora, lavorando. lavoro pagato, cioè un Sì, lavoro non volontariato. no, 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 no. Va bene, quante sono le linee temporali? 4. Quindi 4 gemme. Vediamo, dunque quella nostra è la 1, Sì, l'educatrice è la 2. sì. Poi ce n'è un'altra dove i lineamenti sono sempre i suoi, ok? Allora, è tipo. ehm, sì, allora fa tipo la receptionist, potrei dire, in un hotel di lusso, ma è tutto un posto molto diverso. Ehm, è tutto molto più tecnologico, ci sono le macchine che volano già. Lei ha un vestito, la divisa di questo hotel è molto particolare perché è come se fosse una tuta molto aderente, lucida, sul viola, con un copricapo che va in su, sempre uguale, sempre lucido sul viola. Ed è lì che fa il suo lavoro lì. Mhm. Quindi una receptionist futuristica. Sì. Mhm. Posso dire che colore hai i capelli, Gemma? Ah, è vero, guarda te. Viola. Che poi mi hanno colpito, ne abbiamo parlato. 4, quarta gemma. Mm. Allora, quarta gemma. Allora, la quarta linea temporale è maschio. Gemmo. Sì, stessi lineamenti, ma maschio. Ok, porta gli occhiali. E è molto, vive in questo posto, in questo paese dove ci sono tantissime case e pochi negozi. Ok, quindi più residenziale. E vaga per le vie con questa bicicletta molto strana, abbastanza bassa, ok? E davanti ha un grosso cestino quadrato
in cui porta delle cose che va a distribuire alle varie case. Però è particolare perché vive un po' così nel suo mondo. Ma solo lui vive nel suo mondo o tutti lì vivono nel loro mondo? Stavo cercando di capire se funziona così, infatti. Era la stessa cosa che stavo guardando. Mm. Sì, è un posto, è un'atmosfera, una linea temporale un po' particolare. Sì, diciamo che ognuno vive nel suo mondo, esatto, fa delle cose, è come se fossero tutti autistici, mi viene da dire, tra virgolette, no? Nel senso che interagiscono solo, alla fine della loro azione. Mm. In che senso? Nel senso che ne so, guardo un altro cittadino di quel paese e ehm, passa ore e ore con le cuffie, a ascoltare la musica e a pulire casa. Quando ha finito di pulire tutto, esce dalla porta di casa e a chi passa racconta quello che ha fatto. Mm. Quindi ha finito tutta la sua azione e solo dopo interagisce con l'esterno. E invece Gemmo, tra virgolette, fa queste cose in casa, quindi costruisce delle cose, a volte con la carta, a volte vedo anche tipo con una specie di pasta di sale fatta in casa, una cosa così, a volte con del legno, del cartone, ok? Riempie questo cesto di questa bicicletta quadrato e va per le case del paese, del quartiere e le lascia davanti alla porta di casa degli altri, così. È un tempo più moderno o un tempo più antico? Mm. Non nel passato né nel presente perché sono linee parallele, anche se Sì, è molto simile. Potrebbe essere, diciamo, variare di 20 anni, insomma, molto è simile al avanti. nostro, sì, in avanti. Mm. Quindi la bicicletta con il cestone non è una bicicletta super mega elettrica o all'idrogeno che No, svolazza, no, no, è no, una no, no, bicicletta o con un design estremamente avanzato, è una no, bicicletta con un normale cestone che che non sta. esiste, diciamo No, infatti. più o meno, non esiste nei nostri tempi, un Mm. cestone grande Grande, sì, sì, davanti. davanti. Mm. Vibrazione. 2,7 miliardi, Mm. Consapevolezza. 187, PS, PS. 42, Vite precedenti. 1231, Cervello. 9,5. Va tutto bene, la vibrazione no. Seconda sessione, 2,7 da fame. Vabbè, almeno essere 12, 15. Causa esoterica, i due lutti? Sì. Ok. Prima, Nonostante lei comunque sia sempre molto attenta a cercare di tenerle alte, ma la ok. sofferenza c'è. Ipotizziamo perché possiamo farlo, che Gemma non abbia gatti in casa da 20 anni. Quale sarebbe la sua vibrazione adesso? 885 milioni. 0,8. Bel lavoro, gatti. Chiamiamoli tutti nel cinema dei gatti. Sono arrivati anche i miei. Sì? Anche quello che mi stai per dare? Che non, cioè, no, 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 no. Non viene più lì a soggiornare. Va bene. C'è già stata una sessione con Sabrina di Gemma. Le cose cambiano, perché per come non ci interessa. Ora ci interessa la situazione attuale.
C'è un nuovo progetto. Allora, è come se Gemma avesse avuto il sentore che qualcosa gli si sia riagganciato, ok? Ehm, ehm, e, e lei abbia agito in tempo prima che questo qualcosa potesse attirare tutto il resto e rimettere in piedi un nuovo progetto. C'è l'idea del progetto, ma le interferenze eteriche non sono ancora riuscite a metterlo in piedi. Ce n'è solo una che è riuscita a interferire nuovamente, Gemma. Chiamiamola e vediamola. Sì, è un leonide. Ok, Mhm. che fa? In che modo? E quando? Potrei dire più o meno intorno a gennaio. Allora, c'è stato un po' un momento di defiance, di eh, barcollamento di Gemma. Ehm, Potrei dire anche un po' tipo confusione ehm, cioè vedo che è come se avesse fatto sì che lei non riuscisse a... No, scusa, lei era in un momento dove non riusciva sempre a tenere le sue vibrazioni alte, che come invece mh, ha fatto prima e poi nei mesi dopo, per qualche mese, dove era molto centrata e quindi le sentiva le sue vibrazioni alte. Lì c'è stato qualcosa che l'ha fatta un po' barcollare e dopo qualche volta che lei ha barcollato, questo Leonide è riuscito ad agganciarsi. E l'ipotetico progetto? Come si chiama? Romboide. Ehm, L'immagine che mi fanno vedere ipotetica era come se la volessero mettere appesa a testa in su in verticale, ok, appesa dalle braccia e dai piedi e poi fare una specie di rete metallica a forma proprio di rombo sul suo corpo. Mhm. Ok, e questo era per creare una rete energetica dove loro avrebbero fatto passare le loro informazioni vibrazionali e poi avrebbero preso dei campioni mm, energetici da lei. Mm. Il rombo ha quattro lati, ha quattro spigoli Sì. e Gemma ha quattro linee temporali, Mm, cioè un'attinenza. mm. Allora, in questo momento loro avrebbero voluto... Ecco, sì, hai visto proprio la cosa giusta perché cosa fanno loro? Cosa avrebbero voluto fare? Replicare le quattro gemme tutte e collegarle assieme, perché secondo loro era questa la parte che forse manca per riuscire a replicare la nostra energia. Utilizzare le stesse persone nelle linee temporali. Mm, mm, mm. Il leone, come si chiama? Kerpos, Kerpos. Sono tornate entità mentali? Ce n'è una di livello 2. Sì, ce n'è una di livello 2. Direi che prima è tornata quella e poi si è agganciato il Leonide. Di livello 2 che è quella che la fa titubare nell'azione, quella che le ricrea la paura. Vedo l'unico ostacolo in Gemma è solo titubare per paura. Le manca, vedo proprio solo eh, agire così,
senza pensare, proprio l'unica, ehm, sì, l'unica cosa che le manca da fare, io direi che è proprio quella. Va bene, capitolo importante, quello dei disincarnati. Apriamo il portale aureo e con questa azione chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Gemma. Non l'abbiamo fatto all'epoca, vero Gemma? Non l'abbiamo ancora fatto, ok. Ed in particolar modo 3 microfoni, la coinquilina, la cugina e il marito della sorella. Le prime 2 molto recenti e l'ultima di qualche anno. Mhm. Mhm. Dimmi, i disincarnati, quanti sono? 158. Coinquilina, Mm. Dice che anche se è, le dice è sempre duro lasciare la vita e il corpo, ma è come se lei avesse avuto il sentore già da un paio di anni che sarebbe morta presto. adesso non ha più dolore. Mm. Sì, mi dice che è come in un'anestesia perenne. Non sente niente, né dolore né niente. Dov'è? Sulla Eh, terra. sì, sì, è sulla terra, è come se fosse sospesa su una nuvola invisibile, cioè appena sopra, diciamo, il livello, no? Mhm. Normale. Però è come, dice, sono come se fossi anestetizzata come all'ultimo momento della mia vita. È Mm. ancora tutta o in parte nella casa? No, no, non è nella casa. Ok. No, no. Direi più invece. eh, è come se fosse rimasta l'ultimo momento che era in ospedale, non so come dire. Anche se poi era tornata a Sì, casa? anche se poi era tornata a casa, ma mi fa vedere la stanza dove era nell'ospedale. Ok, causa esoterica del suo tumore. Il contrasto, c'è stato il contrasto tra tra una cosa forte che la sua anima voleva dentro e invece lei si è incaponita a non seguire. Cioè? Mm, eh, allora, avrebbe dovuto, mi viene da dire, si sarebbe dovuta separare definitivamente, anche magari se necessario in malo modo, da qualcuno a cui era affezionato, vedo, potrebbe essere il padre o uno zio, boh. Mhm. Un Eh, uomo. un uomo, mhm. Ma anche in maniera brusca perché sarebbe stato l'unico modo per prendere la sua via lontano da questa persona, ma con la testa razionalmente non lo sentiva possibile. È durata anni questa cosa.
e lei non se n'era resa conto. Vuole dire qualcosa a Gemma? Tu, tu sei stata il mio motore, ma non è stato sufficiente. E dovevo esserlo io il motore. Vogliamo rivivere alcune, se ci sono, o una vita parallela precedente in cui Gemma e la sua coinquilina hanno vissuto insieme? Allora, c'è questa vita dove erano due suore molto giovani, appena presi i voti, direi potrebbero aver avuto intorno ai 20 anni, 22. E si sono innamorate l'una dell'altra. Le vedo ridere assieme spesso, scherzare, e poi lasciarsi andare all'intimità. È finita bene. Finita bene, sì, perché in questa maniera sono riuscite a vivere vicine fino alla morte, sì. Anche anziane. Mhm. L'ha scoperto qualcuno? Ma un po' lì, ma hanno fatto tutte finta di niente, per fortuna, essendo in quell'ambiente chiuso dove nessuno poteva vedere, Mm-mm. diciamo, sono riusciti a farlo un po' così di nascosto, anche se sapevano in giro, ma... Ma si pensa sempre che nel passato questi ordini religiosi, anche i femminili, fossero pieni di sante, ma erano pieni di Mm, donne. mm, E spesso e volentieri la monaca di Monza insegna, no? Da quelle sbarre passavano tanti bambini, o passavano anche infatti, tanti bambini non ancora formati. sì. O di notte si aprivano tanti cancelli ed entravano tante persone di sesso maschile in questi Mm, posti. Ma molto più di quanto si possa pensare. Per finire nei assolutamente. Promessi Sposi Mm, doveva essere veramente una cosa quasi vicina alla regola, sì, quasi vicina infatti. alla regola. Sì, secondo me sì. Va bene, la teniamo lì un attimo. Chiamiamo Mhm, la cugina. mhm. È molto confusa, non capisce da dove la chiama. Eh, vede il suo corpo e vede Gemma che la chiama come da un'altra parte e quindi non capisce, è molto confusa ancora, non È capisce. appena successo. Eh, è molto A lei confusa, diamo subito una lo vicca. spaventa un po'. È successo questa mattina. Mm. Mhm. Era molto spaventata, sentivo, cioè, l'angoscia che passava proprio. Mm. Mhm. Adesso che ha la vicca, cosa vuole dire? Allora, eh, è strana l'informazione che le arriva, dice, lei proprio dice, è strana l'informazione che mi arriva. È perché così sono neutra e vedo
Eh, Aspetta eh, Elena, ripetimelo eh, perché sei andata un attimo via. È strana, ok, così sono neutra. Mhm. così neutra dice perché vedo come sono le cose, quindi le informazioni mi arrivano e sono in, in questo stato strano, ok? E sa di Mm. essere in quello stato, cioè sente lo stato di essere fuori dal corpo, fuori dalla vita ed è tutto chiaro. E, e quello che vuole dire a Gemma è proprio che è strano trovarsi lì e vedere tutte le varie parti, ecco. Mm, allora, vede la sua vita e prende l'informazione di quello che ha vissuto nella vita. Sente lei, vede noi, vede questa, l'energia così, no, nell'etere, vede Gemma, la PS e vede tutto quello che stiamo facendo e dice è molto particolare questa cosa, se non si può neanche immaginare se non sia qua. Ok, al di là dello stupore, vuole dire qualcosa a Gemma relativamente a questa sua scelta di Sì. oggi? Mhm. Motivazione e causa, se vogliamo, esoterica. Allora, la causa esoterica, no, niente, causa esoterica di oggi. Allora, questo adesso però è come se lasciasse la parola alla PS. È strano, è diverso dal solito, non so come dire. Provo a descriverlo. È come se ci fosse necessario questo passaggio, ok, Mhm, di un po' di tempo mhm. per entrare nell'altro stato, diciamo, cronico, tra virgolette, di disincarnato. Allora, adesso è come se lei fosse ancora doppia, tra virgolette, cioè c'è la PS e c'è l'immagine, Mhm. ok, di questa donna. Quindi adesso l'immagine passa la parola alla PS, perché Allora, la vediamo se ho PS sa capito. spiegare. Lei non è in grado di andare nel portale aureo adesso, è successo da Esatto, troppo poco tempo. sì. Bene, le diamo un numerino di Mhm, prenotazione, sì. la salutiamo, il numerino ha il numero che vuole lei e lei si presenterà da sola da qui Ok, a X giorni quando chiameremo i disincarnati di tutte le generazioni di qualcun altro, ma l'invito è sempre a tutti i sì. disincarnati. Lei lo sa, quel numerino lì inizierà a fare beep beep come si usa oggi Sì, nei in ristoranti. alcuni posti, ristoranti o takeaway, che lei lo sa, lo Mhm, decide lei il beep beep quando sarà, semplicemente quello è il suo momento, quella è la sua chiamata e lei andrà nel portale bene. aureo. Mhm. Oggi in effetti è troppo presto, Sì, è anche troppo presto per avere dei messaggi da dare a Gemma. sì, perché Era anche una persona anziana, mm, questo sì, secondo sì. me anche un po' incide, solo le chiediamo di accelerare questa sua situazione e condizione staccandosi da quello che è terreno. Non ci sono ancora stati funerali, quindi anche questa richiesta potrebbe essere posticipata da lei, eh? E dice, vabbè, no, mi stacco, però seguo tutto dall'alto, tra virgolette. Va Mhm, bene, se rimane neutra, mhm, mhm. ma vuole seguire tutto. È Come la- necessario, dice. C'è una caratteristica visiva che ti colpisce, come la vedi? Allora, una caratteristica la vedo eh, molto ferma sulle sue decisioni e molto perseverante. Lo vedo proprio dalla forma perché ehm, si è liberata, diciamo, dal rimanere attaccata alla terra, ok, ma ha sempre lo sguardo, praticamente
come se fluttuasse a testa in giù, ok? Cioè così, prona, diciamo, tra virgolette, Mhm. ok? Ed è sempre fissa a quello che fanno al suo corpo, che gira intorno. Quindi la vedo, mi dice, sono molto perseverante e voglio arrivare in fondo alle cose, quindi a questa cosa io voglio arrivare in fondo e quindi si parla con noi, ma si gira un attimo, poi si rigira perché è molto attenta a quello che sta facendo, a quella cosa lì. Ha i capelli raccolti grigi, non so se era così. La salutiamo? Mhm. Dove vuole andare momentaneamente? In un portale che la porta in una sala d'aspetto? No, preferirebbe, ecco, mi dice una bolla dove posso stare Mhm. lì, che è trasparente, con cui posso fluttuare sopra tutta la situazione. Va bene. Se dovesse prendere un numeretto, lei adesso, da quei dosatori di Sì. numeretti rossi, e il numeretto indica tra quanti giorni? 10. Ah, niente di che, siamo Mhm. 92, Ah no, 10. 109. Quindi ci vediamo tra 10 giorni? Sì, Suonerà da solo quel numeretto tra 10 giorni? sì. Ok. Ci sarai tu? Ci sarà qualcun altro? Non importa. No, non importa. Lei vede... No, no. La salutiamo e Sì. la facciamo andare nella bolla. Mhm. Marito della sorella. Eh, sì, diciamo che è un po'... Mi dice che è un po' arrabbiato perché non doveva andare così. È come se la sua PS ha deviato la decisione all'ultimo e ha scelto di far sì che lui morisse mm, è come se la PS avesse scelto, adesso non lo so come è morto, non mi ricordo se l'ha detto, non mi ricordo più. Ehm, Comunque, quello che mi fa vedere è che la PS all'ultimo momento ha scelto l'intervento di un medico al posto di un altro e questo ha Mhm. fatto sì che lui morisse prima. Ma è arrabbiato perché non doveva andare così e la PS ha cambiato le carte all'ultimo momento. Ma la PS è lui, non è mica mia sorella. Dick. Mm, mm. Adesso è chiaro tutto. La scelta è stata tra o morire oppure vivere ma in condizioni troppo sfavorevoli. Mhm. Si era, diciamo, fissato su quella cosa della morte che non doveva esserci. E in realtà con la Vic adesso vede come sono andate le cose, il perché ha scelto lui con la sua PS di fare questa cosa. Mm. Messaggio a Gemma. Sei l'unica che ha visto che io ero un'anima tranquilla e indifferente alle cose degli altri. Sai, la società ci porta troppo spesso a giudicare l'esterno e invece tu sei l'unica che è rimasta neutra rispetto a questa cosa. Ti ringrazio anche per l'opportunità di oggi. Va bene. Lo salutiamo insieme alla coinquilina e a tutti quelli che sono venuti e intervenuti. Scrivimelo nella chat o su un cartello.
Sì, vabbè, in realtà la VIC la assumono inevitabilmente dentro il portale aureo, non Sì, c'è una... sì. Però con la VIC possono dare dei messaggi differenti per quello che la diamo prima. Diamogliela. Vuole aggiungere qualcosa dopo averla assunta? No, non vorrei dire. Prova tanto affetto per Gemma, gli dà un grosso abbraccio. Benissimo. Mm. Salutiamo tutti e chiudiamo il portale aureo e andiamo subito a vedere la vibrazione. Ora che la persona appena mancata ha il suo numerino allarmato, pi 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 pi, e la cugina, sì, la coinquilina, tanto cara, è stata super aiutata, Mhm. quant'è la sua vibrazione? 18 miliardi. Bene. Quella con cui doveva iniziare a una seconda sessione Gemma. Bene, causa esoterica dell'assenza di sogni. Mm, diciamo che solitamente è la PS, no? Che ehm, mette in comunicazione altre dimensioni con la mente della persona attraverso il sogno. Nel suo caso ha scelto altri meccanismi e non quelli del sogno. Infatti, Mm, mm. non ricordare i sogni è un dramma per molti. Io ogni tanto li ricordo, ogni tanto no, non me No, ne faccio infatti un non è conto. che... No, no. Causa esoterica di non avere intuizioni e del chiedersi quali capacità medianiche possa avere. Lei che tra l'altro è circondata da tutte persone che sanno, vedono, prendono. Allora, ehm, aspetta che c'è l'eco. Io in passato ho conosciuto una che diceva tante cose, che tutti dicevano che era qui, che era là. Poi è saltato fuori che era collegata a Sai Baba e agli angeli, quindi abbiamo lasciato perdere tutti. Mi viene un collegamento, perché Infatti. una foto di uno dei Jackson 5 ce l'ha in casa Gemma. Non ci crede più, l'ha un po' abbandonata, ma stranamente la foto è ancora lì. Perché lei è stata Sì. devota, non è una Mm. spiegazione, neanche logica volendo. Se uno abbandona una strada, si libera di determinati oggetti. È come tenere un crocifisso o un rosario nel cassetto perché, anche se è di valore, via. Simbolo, via. Sì, è come se mm, fosse una limitazione di quella che gli è rimasta come diciamo idea. Mm, Mm. ok, come ricordo che poi alla fine adesso si è un po' riorganizzata in Gemma attraverso le entità mentali di livello 2 e Leonide. Fa parte un po' di questa cosa di essere autolimitarsi, perché se io vedo e posso fare tutto, eh, non ho più paura e faccio tutto. Quindi per le entità mentali questa cosa, l'entità mentale Leonide, questa cosa non va bene. Se lei è in grado di vedere, utilizzare le sue capacità medianiche e creare la sua realtà, non ha più paura di niente e loro svaniscono. Ok, quindi sono tornati attraverso questo ricordo di non essere in grado di vedere, di utilizzare le energie, ok? E Mm. attraverso questo ricordo si sono agganciati e continuano a mantenerlo perché è utile alla loro esistenza, attaccati a Gemma. Ma lei ha capacità medianiche? Assolutamente sì, come Che tutti. tipo? Prima in lista che può arrivare. Sì, 9,5 di cervello, non è che proprio no, sia no, zero. infatti, allora ti dico questa immagine come se lei avesse questa creatività nell'utilizzare il campo
energetico intorno, quindi la prima cosa che lei può sviluppare è proprio iniziare a vedere il campo intorno che si muove, ok? È come se lei si creasse una bacchetta invisibile, cioè in eterico la vedo proprio con una bacchetta in mano e muove il campo, quindi o lo allarga o lo stringe, quindi avvicina le molecole, le distanze a seconda di cosa vuole creare e anche a seconda di come vuole armonizzare le vibrazioni intorno a lei con le cose e con le persone. Poi? Poi è bellissima questa immagine, non so se viene in tutti, ma con lei la vedo molto facilmente, la telepatia, ma lei lo visualizza quasi come se fossero proprio delle nuvolette dei fumetti, no? Sai, le vignette con le parole dentro, e i Mhm. pensieri degli altri, sì. Quindi vede molto, vedrà molto. È per quello che lei che continuano a convincerla che non vede, perché è proprio il suo strumento primario, Infatti ho vedere. questa sensazione. Infatti, assolutamente, Quando sei perché circondato da persone che dicono qui, dicono là, primo, la metà è vera, forse anche di meno, e secondo, sei tu quello che ha più mm, capacità in assoluto, devi solo ricordarle, scoprirle. mm, Devi usare la ragione, devi usare la assolutamente razionalità. no, 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 è quello che appunto dicevo prima, lei eh, l'unica cosa che gli manca proprio per fare il salto proprio direi quasi definitivo è proprio l'agire nel qui e ora, solo distinto e di quello che le viene, senza usare la mente. Ok. Se non mi dimentico, la foto di Sai Baba nel suo caso è fonte di o niente? Allora, diciamo, per lei è abbastanza neutrale, ma come se eh, agganciasse delle vibrazioni, facilita le entità a rimanere collegate. Mm. Ho una piccola curiosità. Quando ero bambino, la cantante Sinead O'Connor, in diretta strappò la foto di Papa Wojtyla. Io non sapevo né leggere né scrivere, avevo avuto 8 anni, ma ero contentissimo. Poi lasciò perdere che questa è pazza, è feritissima, soprattutto negli ultimi Mm, anni, minacciato di farla finita un centinaio di volte. Quando si vedeva le ultime volte sembrava veramente fuori di melone. Io contentissimo, non so perché, già non lo detestavo ancora Wojtyla, però ero contentissimo. Ha fatto bene, ha fatto bene. E i miei dicevano, cosa dici? Grande scomunica, perché il Papa assassino non voleva ovviamente così. Ecco, cosa mhm. ha voluto dire quel simbolo? Lei che in una diretta, in Mm. un'intervista credo, ha preso la foto e l'ha strappata, cioè che è successo? Allora, allora, in quell'istante lì c'è stata di lei, è stata mossa dall'energia, mm, o- mm, Intanto pot- Gemma si prepara a fare il Sinido Connor, vi dico questo, ed è andata a prendere la sua foto, sta aprendo la cornice. Ma vabbè, diventa- ha fatto i baffi e la barba a Sei Baba. Adesso di quelli che seguono Sei Baba ci vorranno male. Diteci dove abita Gemma. Gli ha fatto col pennarello rosso i baffi e il Oh. pizzetto. Geniale. Bellissimo. E fra poco farà Sinido Connor, secondo me. O Ah, l'ha bruciata, l'ha strappata e poi l'ha bruciata, mi sembra. Occhio, ai pompieri. Occhio. Questa la devi comprare di casa, attento. Ok, qual è il senso? Due allora, fazioni contro... sì, esatto, Ah, l'energia opposta, tra virgolette, che poi alla fine è la stessa, ma in quel momento lì è proprio come se fosse intervenuta l'energia del fuoco, eh, satanica, mi viene da dire, sì. Ok, chi? Del Papa o di Sinido? Perché no, francamente non Zinid so. Ah, in ok. quel momento.
in quel momento lì e ha strappato la foto. È come se dall'altra parte in quel momento invece nella foto del Papa ci fosse l'energia, mi viene da dirti, di Moloch. È come se in quel momento ci fosse stato un contrasto. Tra due entità del secondo universo. Sì, che di solito, che ultimamente collaborano assieme. E lì Ok, era. quindi Satana contro Moloch. Beh, Sì, comunque sempre peggio Moloch, eh? sì, 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 perché poi Satana fa queste cosine. Cioè. Molto bene. Poi ci sono dei punti molto vaghi di Gemma. Ha un progetto, lo deciderà lei. Ehm, Oh. io direi che le due cose più importanti, anche il conflitto con sorella e madre, secondo me sta nel progetto, a mio avviso. Io ti farei questa domanda, Elena. Gemma, cosa vuole come PS? Come si chiama la PS a proposito? No, mi stavo dimenticando. Come lei la può chiamare? Blueberry, Mirtillo, sì. giusto? Sì. Come si chiama la PE? White Rose. Ma che belli. Mm. Rosa, tra l'altro lei con i E viola, il sembra blu, ci proprio sta da quasi Dio. che il mirtillo blu sostituisca i pistili della rosa bianca, quindi c'è la rosa bianca con dentro il blu. Ok. Cosa vuole fare? In termini di casa, dove abitare, con chi avere a che fare, con la sorella e la madre con cui è in conflitto, cosa fare della sua vita, cosa comprare come casa, quella in cui è attualmente, che è un affare, personalmente è una Mm, ficata, infatti o quello che vedo. altro. No, no, quello che vedo è quella lì e poi però non usarla più come casa, mi fa vedere, mi dice la prendo e l'affitto eh, io giro, la vedo girare ehm, dei mesi qua, dei mesi là, proprio entrare nella cultura dei posti. Dice così, mi fa vedere cioè mi fa vedere lei che inizia a girare, soprattutto come inizio proprio i posti del Mediterraneo, anche altre nazioni, la vedo proprio iniziare Francia, Spagna, la vedo anche tipo Tunisia, Marocco, poi quelli Mhm. del Tirreno, A che ok? pro? È alla ricerca della fiamma? È alla ricerca di se stessa? È alla ricerca del mondo? È alla ricerca Eh, delle sue capacità medianiche? Allora, è come se lei, mm, direi che è alla ricerca di caratteristiche ancora sconosciute sue, che mettendosi, diciamo, in relazione anche con culture diverse, come se potesse avere percezioni diverse, quindi riesce a vedere aspetti che ancora non ha visto, per essere sempre più centrata, per andare sempre di più nella direzione della sua evoluzione. Anche ci sta anche trovare la fiamma, creare la fiamma, sì. Esiste al momento. Non esiste al momento, frequenta, mi sembra una persona, no? Che dovrebbe essere un'anima affine di terzo livello, Frequenti una persona? Non mi ricordo, Gemma. No. no? Ah, conosci qualcuno? Oh, Conosci qualcuno c'è che è un qualcuno? candidato? C'è un uomo d'anima fine di terzo livello, vabbè, ma non è chissà che No, cosa, un no, terzo no, livello. infatti, però, Potrebbe diventare una fiamma anche domani, ci vuole tanto intento, tanta mm. costruzione, tutto può essere. In questo momento le grezze dove sono? Quindi più avanti di questo qua, eh? Sì, sì, infatti, la seguo, cioè, vedo Gemma, ok, il piano, questo vassoio con le grezze sopra di lei, ok, si sposta nei suoi vari giri e le grezze è come se si avvicinassero sempre di più, ehm, sempre più compatibili con lei fino a che ce n'è una. Ok, c'è una causa esoterica ai conflitti con madre, la madre. La madre vorrebbe essere come lei.
quindi è un problema della madre. Beh, vite precedenti, Sì, sì, certo, ma certe non cose, attaccatevi niente ai di... parenti, non vi attaccate ai Infatti, parenti, non vi attaccate ai parenti. Come faccio a risolvere questo schifo di rapporto che ho con le mie sorelle? Vattene, neutra. vattene, loro problemi, cazzi loro, fine. Mm, Anzi, così li rispetti, sì, li onori, hanno deciso di fare questa loro vita, la facciano. E me, è mia quello che lo sorella. aiuta veramente. Infatti, il modo per aiutarli migliore è andarsene, farsi la propria vita, a fregarsene e con in qualche modo il proprio esempio loro capiranno quattro cose. Sbattendoci la testa non succede niente, è sempre così. Mi interessa molto di più il compagno, mi interessa molto più questa casa, e l'abbiamo detto, ma lei ha una casa. Dov'è casa sua? Casa sua non vuol dire per forza l'edificio, vuol Mm. dire il posto, il mare, tanti posti. Io direi il mare, sì, in generale, non in un posto in particolare, ma vedo proprio che affine al mare, a tutte le culture, ce la vedo proprio che continua a farmi vedere che gira intorno al Mediterraneo e si ferma proprio a conoscere i vari luoghi del Mediterraneo. Mm. Quindi quello centrale, Mm. Che senso non quello so, il centrale? sud dell'Italia, la Spagna, la Grecia, Nord Africa, Sì, sì, non esatto. un Mediterraneo Francia o Mediterraneo, non so, Toscana, Liguria, Veneto. Più direi sì, sì, in fondo alla Francia, Spagna, sì, più quelli. Vedo anche i primi paesi dopo la Grecia, cosa c'è sul Mediterraneo? Sì, Macedonia, forse Libano, Albania, anche su quelli davanti alla lì, Puglia. sì, Ok. il Mhm. primo pezzo, sì. Va bene, diamo un'occhiata a quella casa che ha avuto in eredità. Bloccata, vendere, possibile, riuscirà a venderla? Eh, allora, se ne deve liberare, nel senso, si deve liberare di tutto ciò che è legato a quella casa. Pi- mm, cioè, quasi, vedo che è quasi più facile che lei rinunci a tutto Mhm. e così se ne libera proprio. Si libera da quel legame energetico un po' distorto, malato che c'è. Ma perdendo tutto Sì, piuttosto sì. è un bene comunque questo. Quindi perdere un bene non è... È come se quella casa fosse agganciata da tutta quella situazione malata che ci ha detto prima, no? Di fallimento, di... Mhm. Quindi se anche la vendesse ricaverebbe Esatto, quei soldi lì sono... denari non... esatto. Quindi o riesce a risolvere, a chiudere definitivamente quella parte lì, che però Mhm. non so se riesce, ok? E quindi chiuderebbe tutta quella situazione lì e quindi la casa sarebbe svincolata da quell'energia, Mhm. ma finché non svincola la casa da quell'energia, anche se riesce a venderla, quei soldi sono legati a quell'energia distorta lì. Mm. Va bene, andiamo al cluster. Vediamo se lì c'è qualcosa. Sì, pochini, qualche contratto qua sulla destra e basta. Come? Sono tipo delle vele da windsurf. Ok, via tutto. Mettiamo anche qui una Eternum. Mhm. Lo sa fare ormai, no? Sì, sì, sì.
O all'epoca non l'abbiamo fatto, vabbè. Sì, Avatar, ma c'è lo so fare qualcosa? lo stesso. La sagoma e due piccole righette. Via ad Eternum. Mhm. Sì. Le 4 gemma ci sono ancora? Non c'è più, c'è solo quella, c'è solo la segretaria dell'albergo, le altre due no. Ok, la 3 e la 1. Mm, L'educatrice no, e il no, maschio, gemmo, no. non c'è più. Che significa? Significa che ora, per quello che, per il suo continuum, diciamo, nell'evoluzione, sua evoluzione e consapevolezza, sono utili queste due linee temporali. Le altre due sono sorpassate, dice, quindi erano più su un aspetto ehm, come posso dire, bloccante dell'evoluzione della PS. Mhm. Ok, quindi incastrati in situazioni, ehm, dell'immagine che mi fa vedere erano incastrati in situazioni dove la sua energia veniva troppo dispersa un po' in una situazione troppo all'esterno e nell'altra invece rimaneva bloccata troppo all'interno, ok? Quindi erano situazioni di stallo, adesso non servono più. La gemma di oggi, da oggi in poi è tutto molto attivo in movimento e mm, che cresce in volume a Mm. livello esponenziale. Numero di Queste vite. 861. Ok, tra quelle perse ci sono le 2 linee parallele, cioè sono annoverate come Sì, vite. sì. Ah, ok, ok, era giusto per sapere. Nuova frequenza. 263. Benissimo. Consapevolezza. 203. PS. 61. Cervello. 10.3. Un ad eternum in casa. Grande grande che prende tutte le stanze. Casa pulita, disincarnati, energie, Mm. tutto pulito? Ok. 5 ad eternum. Fisico, corpo fisico, mentale, subliminale, eterico, emozionale. Mhm. Nuova frequenza. Boh, è venuto 381. Una ad eternum a gatto. 3 ad eternum. Lo fa lei, Sì, sì, ovviamente. sì, assolutamente. Se anche sono interferiti, con quello se ne va tutto. Mhm. Mi hai detto 300 e... 81. Ok. Com'è un gatto con un ad eternum? Beh, in eterico appare un po' come se fosse ubriaco. Non ha più tanto lavoro da fare. Esatto. Mm. Mm, 381 è sempre 381? Dopo i gatti? è arrivata a 4,25. Vuole stare un attimo qua perché inizia già a essere impegnativa, tra virgolette, No, è dice, no? tanto, anche Mm, troppo. Se vuole mm. tornare un po' indietro, non è assolutamente un Non l'ho problema. fatta. Va bene, fatto, Mm. fatto. Blueberry sempre blueberry, white rose sempre white rosa. Sì, Blueberry è un po' meno statico, nel senso un po' meno denso, no? Un po' più un blueberry trasparente, quindi energia un po' più Mhm, dinamica che si muove. mhm. C'è Mm. una causa esoterica al colore dei suoi capelli che si è fatto a caso, così per cambiare. E che in realtà colpisce, a me ha molto colpito, le ho fatto tanti complimenti.
Allora, sto guardando la differenza tra i capelli di vari colori che può avere lei. Questo colore è un po' più, la collega un po' più alla sua energia, all'energia che la circonda, alla sua energia che la circonda, al suo campo, un po' Mhm. più in risonanza, vibra un po' più con la stessa vibrazione, quindi riesce a essere più recettiva dell'energia. Rosa? Rosa invece raffredda il contatto, quasi Blu? come se... Allora, la differenza tra viola e blu, allora il viola è quasi come se fossero proprio delle antenne così. Mm? Mhm. Il blu esce sempre qua, ma è come se si fermasse a una certa distanza, quindi Mhm. facesse più dei cerchi. Verde? E verde è più ricettivo delle altre persone. Il normalissimo biondo? Tinta però, che è diverso da dal Mm, biondo naturale. mm, mm. Beh, anche questi sono tinti, eh. Ok. Eh no, sì, sì, infatti. No, 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 sì, c'è proprio il tipo di colore, no? Mm. Ah, Che è tu dici quelli lì diverso. sono artificiali, questo è Fa simula energia un diversa. colore. Mm. No, 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 proprio che la tinta del biondo, cioè se andiamo a vedere il castano e il nero normali, hanno un altro tipo di vibrazione. Ah. Mm. Rossa? Rossa stride Mm. verso l'esterno. A me starebbe malissimo rossa, non so dirti perché. Infatti Vibra. non è il suo colore. Mm. Va bene, messaggio finale di Gemma a se stessa. Sembrano stupidaggini queste, ma non lo sono, eh. Mm. Allora, fluisci nel qui e ora e senza la paura e senza la mente. Vai, sperimenta. Eh, le dice proprio, fai anche piccole cose così, con questo spirito, nel senso, nel qui e ora per sperimentare e per vedere l'effetto che fa. Questo è un allenamento per poi fare cose più grandi, seguendo il tuo intuito, il tuo cuore, senza usare la mente. Mm. Va bene, immagine finale di Gemma. Ha in mano due valigie ed è salita su una scala mobile che va verso, direi, il cielo e invece che un aereo c'è tipo un'enorme nuvola che è la sua nuvola della nuova vita Mhm. e guarda indietro, guarda indietro per comprendere cosa sente e c'è molta neutralità. Va bene, abbiamo finito, disconnettiti da Mhm. tutto e tutto.